C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che ti piacerebbe parlare? Che magari proprio ti tocca per dentro. Eh, oddio, sì, Mm, il survivorship bias. ok. Ah, Sia, cioè, o in questo caso per le startup, sì. che è una cosa che odio tremendamente Mhm. e che tende a esserci molto nella società di oggi, quando, sia per i guru che nella finanza, cioè, allora, survivorship bias è la cosa che viene dai bombardieri inglesi Ok. che tornavano alla base con la fusoliera sbucacchiata, le ali un po' sbucacchiate, e quindi atterravano e dicevano: cavolo, dobbiamo rinforzare quelle parti lì perché sono sbucacchiate. E invece no. Alcuni matematici hanno detto: guardate, quelli con i buchi in quei posti lì Sono- sono quelli che sono riusciti a tornare. Sì. Voi dovete rinforzare dove non ci sono buchi, perché vuol dire che se c'è un buco lì non tornano. Stessa cosa vale per la startup. Cioè, se uno chiede a me come fare una startup, Mm, io vi do la mia opinione, come credo avervi dato. Non mi dovete ascoltare, ok. perché quello è ciò che ha funzionato per me nel 2020-2021, nella mia situazione di titolo di studio. Cioè, Jeff Bezos ha fatto questo, Elon Musk fa gli sprint di un giorno e poi vuole che la gente dorme nella funzione. Sì, ha funzionato per lui, non è detto sia quello il modo. Cioè, ascoltare sì, incamerare esempi, però poi ragionarci sopra. Cioè, Jeff Bezos ha fatto allora, intanto non puoi reinventare Amazon, perché c'è già un Amazon. Quando, Sì. quando Amazon è cresciuto e esploso non c'era un Amazon. Ora c'hai un Amazon, non puoi farne un altro, perché non Mhm. sei nel vuoto. E tutti questi consigli che arrivano, io ho sentito anche appunto conferenze sono andato, ci ho anche quasi litigato con qualcuno, mi invitano ogni tanto a questi eventi all'università per formare una startup, Ok. eccetera. E c'è sta gente che arriva con la ricetta Mm. e ne trovo, ci sono a chili. Cosa intendi per ricetta? Con la ricetta, allora dovete trovare, intanto vi serve, allora trovate un cofondatore che sia di questo tipo, Mm, poi vi serve un esperto di finanza, poi allora per gli investitori dovete fare un pitch deck fatto così, sì. e poi dovete... No, 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 santa pace. Mhm. Cioè, noi abbiamo fatto delle cose astruse, noi non abbiamo avuto nessuno di finanza, tutti dirci: ma vi serve? No, noi andiamo tutti tecnici, noi vogliamo far funzionare sta roba, tutti tecnici. E il nome è ingooglabile, Architonics. Mm, HH, c'è la K o la C, ma l'H va dopo, dove va? È un nome ingooglabile, l'abbiamo preso, è stato un errore, ci ha tarpato le ali, no. mm. E, certo, alcune cose avremmo potuto fare meglio, però ci sono vie diverse. Cioè, allora, se fate come fate tutti, finirete la mediocrità, perché fanno tutti così e quindi la mediocrità. E si ritorna al fattore culo. Cioè, se uno ha fortuna, da quella mediocrità è quello fortunato che emerge. Se uno si mette fuori dalla mediocrità, va sulle code della gaussiana, può andare molto male o molto bene. Però la cosa che mi sta antipatica è che la gente spiega come fare. Cioè, questi sono Mhm. fare una startup, ma anche nella finanza. Cioè, seguire i mercati è facile, t'agganci, prendi un bell'indice mondiale e Già. segui i mercati. Fare meglio Mhm. è una questione di culo. Se uno vi dice si fa così, Mm. no, per lui ha funzionato così. Non è detto che adesso rifunzioni. È lo stesso per fare una startup, lo stesso per fare qualsiasi lavoro che è molto selettivo. Cioè, la cosa che vorrei è che la gente provasse senza farsi condizionare per forza a quello è diventato famoso perché ha fatto così. No, quello è diventato famoso perché ha avuto fortuna. Cioè, secondo me la fortuna è una parte fondamentale della vita che non si può controllare, cioè la parte pure chance, completamente random, Sì. completamente casuale. La cosa che uno può fare è dargli spazio di lavorare per il networking. Certo,
Quello ha avuto fortuna che è stato assunto subito dall'amico che conosceva. Sì, ma se tu non conosci nessuno nelle aziende, la fortuna che lui aveva bisogno esattamente di uno con il tuo profilo, non gli stai dando spazio per lavorare. Se tu questo invece ci hai parlato in una conferenza e poi gli mandi un curriculum su LinkedIn e gli dici, oh, a proposito, però non c'è una regola. Cioè, di nuovo, la cosa che io da ora in poi mi rifiuto è stare appunto nella fila di curriculum per quanto riguarda il lavoro, o di fare necessariamente le cose in un certo modo, tipo la qualità dell'azienda, perché tutti fanno così. Cioè, tipo il feedback a fine mese degli impiegati, perché tutti fanno così. No, io ho scelto di voler dare responsabilità ai team manager di valutare in maniera, cioè valutare una persona non con delle scale, dei numerini, non dare i punteggi alla gente. Sto dicendo dovete fare come me? Assolutamente no. Però io ti potrei dire che comunque sia, adesso che hai un'azienda, un po' di esperienza ce l'hai, quindi potresti aiutare Sì, ad indirizzare le persone, no? a indirizzarle sì, oppure Ok. potrei aiutarle soprattutto a dire guarda, sta cosa è rischiosa. Ok. E quello sì, ma non sto dicendo di non ascoltare la gente. Mhm, Però mhm. chiunque pretenda di avere una ricetta, io Ok. scappo. Cioè, non è che si fa così. Dice, state attenti che Mhm, mhm. questo tipo di... Cioè, non fare budgeting. Altra cosa su cui, vabbè, le mie opinioni, che i budget a 5 anni sono tipo io che saremo fra 5 anni. Quando mi chiedono di fare la previsione del Di budget a 5 anni. complicato. Ma sono numeri a caso. Non è Esatto, neanche complicato, sono numeri a caso. Sì. Però io quello che dico, se non lo fai, vuol dire che non hai idea di dove vuoi andare. Fallo, ma Ok. cioè, fallo sapendo che tutto può, cioè da qui a 5 anni non sarà sicuramente valido, però almeno hai un'idea di una direzione. Chi mi viene a dire tra 5 anni venderò 7531 unità, cioè, quindi ecco, tutte queste, ogni regola, quelle che vengono presentate come regole sia dei business che della vita, che di trovare lavoro, quelle che vi ho detto io adesso anche, calma, magari ragionateci sopra, vedete se a voi si applicano o no. Però appunto io sono un sopravvissuto del progetto delle startup, cioè il che vuol dire che non è detto che se fate come me vi andrà bene, o se fate come vi dico io vi andrà bene. Vuol dire valutate, è stato un percorso, valutate cosa mi è andato bene, cosa mi è andato male, come l'ho affrontata io sta sfida, ma non è che questa è una regola. Quindi Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo puoi cliccare qui. Cosa aspetti?